Today's video will be very different from the usual, as I feel it's time to talk about where I'm coming from and where I'm going. However, I'm not gonna recount parts of my life by simply sitting here, but by running along my usual training route, because it's the best kind of meditation, in my opinion. Since speaking while running is hard enough in itself, I'm not gonna complicate things further by also talking in English. But don't you worry, just turn on the subtitles I've added below. Andiamo. Eccoci qui, sono le 12:16, ci sono 30 gradi, con un tasso di umidità di circa il 70%, però sembra leggermente ventilato. Innanzitutto ci tengo a ringraziare infinitamente il mio amico Luca che mi ha prestato la sua GoPro 4. In questo modo la qualità audiovisiva sarà senza dubbio migliore rispetto a quella della mia GoPro 2 del 2011, che stabilizza davvero poco e nulla. Mi scuso comunque per le eventuali oscillazioni verticali, ma più che stringere al massimo la pettorina non posso fare altro. Detto questo, possiamo anche iniziare. Buongiorno. On. Salterei a pie pari il racconto della mia infanzia e adolescenza, perché sennò invece che correre un quarto di maratona dovrei correrne una intera. Quindi partirò direttamente dalla mia giovane età adulta. Nell'estate del 2009 mi sono diplomato ad un liceo scientifico qui vicino, ad una manciata di chilometri da Bergamo, con una tesina incentrata sugli alimentatori per computer, dato che sono sempre stati la mia passione, i computer intendo, poi sì anche gli alimentatori, ovvio, in quanto sono purtroppo il componente più sottovalutato. In questo senso mi sono iscritto ad ingegneria elettronica al Politecnico di Milano, una scelta direi scontata e naturale, e anche un ottimo punto di partenza per poi magari finire a fare l'ingegnere, ovviamente, presso Intel per progettare processori. Infatti ai tempi ero fissato, ma davvero fissato, con l'overclock del mio Q6600 raffreddato da un dissipatore Zalman 9700Q, cioè CU, su una Asus M2F ed accompagnato da 4 GB di Crucial Ballistic Tracer. Come scheda video avevo una XFX 8800 GT su cui avevo montato un dissipatore Arctic Accelero S1 Rev 2 credo, con 2 ventole in anoxia da 12 centimetri. Ditemi, sapete nominarmi una accoppiata più iconica di Q6600 ed 8800 GT? Magari sì, ma per me rimarrà sempre questa. In ogni caso, dopo manco un semestre ho deciso
di abbandonare il Politecnico per due motivi che possono sembrare banali. Ero tremendamente annoiato dai corsi del primo anno e dal fare ogni giorno il pendolare tra Bergamo e Milano, una città che ho sempre trovato assai deprimente. In sostanza avevo voglia di studiare cose nuove e di cambiare aria. Ma dove e che cosa nello specifico? La svolta è arrivata grazie alla serie TV Lie to Me, dove troviamo Cal Lightman che legge le espressioni facciali ed il linguaggio del corpo delle persone per capire quando mentono. E niente, sta roba mi ha intrippato così per benino che, per capire se fosse stato il caso di iscrivermi a psicologia all'Università di Pavia, una delle migliori in Italia in questo campo, ho fatto trottolare la fede di mio nonno Mero, questa, a scritta a faccia in su corrisponde il sì, mentre a scritta a testa in giù chiaramente corrisponde il no. Ebbene, dopo aver passato piuttosto bene il test ingresso senza studiare nulla se non il facsimile messo in precedenza a disposizione dell'università, è iniziata questa mia nuova avventura lontano da casa. Durante l'anno accademico 2010-2011 ho condiviso con un coinquilino un monolocale in centro piuttosto sgangherato e un po' anche secondo che c'è un attimo di salita e di rumore. Ecco, vabbè, direi sì, sgangherato, ma anche, azzarderei, disastrato. Ma ero comunque felice perché stavo davvero apprendendo una marea di cose nuove ed interessanti in una piccola città, sì, e anche priva di particolari luoghi di interesse, ma perlomeno non era triste come Milano. Ad eccezione
dell'autunno, momento in cui Pavia diventa in pratica Silent Hill per la nebbia. E in estate con quelle dannatissime zanzare. Poi per tutta la durata del secondo e del terzo anno, non ricordo esattamente il motivo, ma ho preferito fare il pendolare. Ciò significava passare in treno un minimo di 4 ore al giorno, ma spesso erano di più, perché la puntualità dei mezzi pubblici in Italia è pura utopia. Tuttora, a distanza di tempo, non mi capacito di come sia riuscito a reggere quei ritmi così a lungo. In pratica studiavo sul treno all'andata, prendevo appunti a lezione, studiavo sul treno al ritorno, a casa copiavo gli appunti in bella ed infine andavo a dormire. Ripeti, per 2 anni. Fortunatamente da marzo 2013, cioè grosso modo da metà del terzo anno, si è aggiunto un notevole incentivo a svegliarmi la mattina durante le lezioni di neuropsicologia per l'età evolutiva. Ho finalmente conosciuto quella mia compagna di corso che da qualche mese aveva attirato la mia attenzione. Ma finora, fino a quel momento, non c'era mai stata chissà che occasione. Sì, lo so, ma che la mia iniziativa corrisponde circa a quella di Coldfire in Gloomhaven. Inutile infierire. Divagazioni a parte, la chiamerò con un nome fittizio Monica. A, per tutelare la sua privacy, e B, perché mi ricorda l'attrice che interpreta il tenente Phoenix in Top Gun Maverick. Gran bel film, per la cronaca, lo suggerisco se non l'avete visto. Nel settembre 2013, poco dopo essermi laureato con lode con una tesi sulle neuroscienze cognitive delle corrispondenze crossmodali, è iniziato il mio 4º anno d'università. Senza dubbio il più bello e il più felice della mia vita, per 3 motivi. Avevo preso in affitto un grazioso monolocale soppalcato situato in uno dei corsi
più piacevoli di Pavia. Lavoravo come tutor per gli studenti Erasmus e ad aprile 2014 Monica era diventata la mia ragazza. Dopo più di un anno di corteggiamento, alla fine ce l'avevo fatta a conquistarla con il mio innegabile fascino da Jared Leto dei poveri. Vabbè, ai tempi non avevo ancora barba e capelli lunghi, quindi ero anche pseudodecente, credo. Adesso un attimo che c'è una salita tosta, poi ricominciamo. Ok. Il quinto anno, per risparmiare sull'affitto, nel primo semestre mi sono trasferito con una coinquilina in un trilocale ben distante dal centro, mentre nel secondo semestre Luca mi ha ospitato a casa sua insieme a 2 altri nostri amici. Anche quest'ultimo è stato un bellissimo periodo, ma senz'altro molto stressante. Si trattava del culmine di 5 anni di studio dopo tutto. A fine settembre 2015 Monica ed io abbiamo trascorso insieme una bellissima vacanza, splendida vacanza, tra Toscana e Liguria, finalizzata anche a ricaricare le energie prima
di iniziare la stesura della tesi. Io qui a casa mia, per evitare di approfittarmene eccessivamente della disponibilità di Luca. Ahimè, 2 mesi dopo, per motivi che non ho mai compreso fino in fondo, ma ho sempre comunque accettato, Monica ha deciso di concludere la nostra relazione. Nel marzo 2016, dopo circa 2000 giorni dall'inizio di questa mia avventura, basata tutta sul lancio di una moneta, in pratica, mi sono laureato con lode con una tesi intitolata Fisica e metafisica della coscienza, scritta grazie all'impagabile aiuto del mio mitico e compianto relatore, il professore Leano Pessa, una persona davvero squisita. Probabilmente, se fossi ancora stato legato sentimentalmente a Monica, sarei ritornato a Pavia per iniziare dapprima il tirocinio post lauream e poi un dottorato in neuroscienze, con successiva ed ovvia carriera accademica. Purtroppo così non è stato, dunque mi sono preso un po' di tempo per pensare a cosa fare di una vita che non stava più andando come sperato. Non ero ancora giunto a una conclusione quando, per una serie allucinante di coincidenze occorse in estate, a partire da ottobre 2016 sono finito a fare tirocinio presso l'unità di psicologia dell'ospedale di Bergamo. In teoria in ambito neuropsicologico, ma in pratica in ambito clinico. Ogni giorno mi svegliavo molto presto ed iniziavo a lavorare alle 6:45, così da avere quasi tutto il pomeriggio libero. In realtà alla fine raramente lo dedicavo a qualcosa di utile, molto più spesso lo spendevo dormendo, in quanto ero devastato dalla stanchezza, più mentale che fisica. E poi nella notte tra il 10 e l'11 maggio 2017 è avvenuto l'evento che mi ha letteralmente sconvolto l'esistenza.
Lorenzo, mio amico dai tempi del liceo, si è tolto la vita a soli 25 anni. Tra le mille cose che faceva, pubblicava anche video gameplay su YouTube con l'obiettivo di farne una carriera prima o poi. Ricordo ancora, come se fosse ieri, la serie in cui giocava a Super Meat Boy. Mi faceva davvero morire dalle risate, giuro. Non ho mai riso così tanto in vita mia. Mi piacerebbe poter rivedere i suoi video, ma ha delistato o addirittura cancellato, ma spero di no, tutti quelli dove si mostrava di persona. Ovviamente ne capisco il motivo, ma ciò non toglie che vorrei rivederlo, anche solo virtualmente. I restanti 5 mesi di tirocinio sono stati sì utili a fuggire da quella realtà, ma soprattutto a capire che la strada dell'abilitazione alla professione e conseguente dottorato non era più quella giusta per me, o forse non lo era mai stata. La strada giusta era un'altra: proporre all'unità di psicologia di avviare un serio progetto di prevenzione del suicidio grazie ad una raccolta fondi da me interamente organizzata su GoFundMe e pubblicizzata tramite un viaggio bikepacking in Islanda, una meta che mi ha sempre attirato. Buongiorno. Ciao. Nelle 2 settimane a cavallo con il 10 settembre 2018, cioè appunto la giornata mondiale per la prevenzione. Alla fine ho raccolto più di 2000 euro grazie alle numerose donazioni ricevute e grazie ai genitori di Lorenzo ho assicurato anche un grosso contributo da parte di una Onlus di zona, e così a inizio 2019 è ufficialmente nato il progetto. Sfortunatamente, per colpa di quelle che molto diplomaticamente chiamerò divergenze di pensiero, non ci sono più stati i presupposti necessari per continuare in modo proficuo la mia collaborazione con l'ospedale, perché sarà pure così che funziona il mondo, ma io non mi abituerò mai e mai mi arrenderò ai bulli. Non dico altro. Detto questo, in ospedale poi ci sono finito comunque per un forte attacco di coliche renali, ed il giorno dopo anche Bico, mio fratello, ha 4 zampe, ovviamente non in ospedale ma dal veterinario, per una gravissima ernia emorragica che l'avrebbe reso paraplegico se non fosse stato operato per bene e in tempi rapidi. Grazie al cielo ci è capitato un neurochirurgo che non esito a definire un'eccellenza,
un fuoriclasse estremamente umano, sicuro di sé, competente, e per giunta anche fan di Guerre Stellari come me, il che è un plus non indifferente. Il periodo post-operatorio di convalescenza e recupero è durato svariati mesi ed è stato decisamente complesso. Ditemi voi quanto può essere semplice tenere un cane giovane confinato la maggior parte del tempo nel suo trasportino, prenderlo in braccio ad ogni rampa di scale e sorvegliarlo a vista nei rari momenti di libertà. Il tutto per evitare di compromettere una colonna vertebrale appena operata, ma senza dubbio ne valsa la pena, perché Bico, è Bico. Inoltre, nel frattempo, non sono certo rimasto con le mani in mano. Ho elaborato un nuovo progetto, questa volta mio e solo mio, che avrebbe efficacemente coniugato la psicologia del benessere con la fotografia di ritratto. Non dico altro perché un giorno vorrei recuperarlo, poiché proprio mentre stavo per aprire la necessaria partita IVA è arrivato il lockdown che ha fatto saltare tutto. Il mio nuovo lavoro infatti presupponeva la vicinanza fisica con gente sconosciuta. Di conseguenza ho iniziato a riflettere accuratamente su quale attività socialmente distante mi sarebbe piaciuto fare. E ad un certo punto un'illuminazione, una sorta di epifania. Perché non adottare il sogno di Lorenzo di condividere la propria passione su YouTube e così realizzarlo in suo onore? Sarebbe stata la perfetta quadratura del cerchio, no? Avrei dovuto solo aggiornare il mio PC, divenuto ormai obsoleto, comprare un microfono e via. Già, peccato che non avevo fatto i conti con la crisi dei semiconduttori del 2020, che come ben sappiamo è stata causata proprio dal lockdown e da fenomeni connessi. In pratica, dal lancio
delle nuove schede video di AMD e Nvidia nell'autunno di quell'anno, ho dovuto aspettare fino ad agosto 2021 per riuscire ad accaparrarmene una senza cedere alle lusinghe degli scalpers, e soltanto grazie alla coda di EVGA. Mi ero messo in fila per tutte, dalla 3060 alla 3080 Ti, ma la prima notifica che ho ricevuto è stata per la mia attuale 3070 XC3 Ultra. Spiace che di EVGA ormai rimanga solo la E in pratica. Dopo un trimestre passato a studiare i miei nuovi componenti e a pianificare i video, a dicembre 2021 ho finalmente lanciato il mio canale ed il resto è storia, nel senso che potete vederla da voi. Ma sta proprio qui il problema. Ero assolutamente convinto, ero certo che entro un anno sarei riuscito a raggiungere un numero di voi sufficiente ad attivare la monetizzazione, cioè, come tutti sanno, 1000. Eppure ho fallito, perché ad un anno e mezzo di distanza sono ancora a poco più di 700 iscritti. Ben inteso, la colpa non è vostra, ma solamente mia. Infatti so di creare contenuti di nicchia, molto di nicchia, che spesso interessano quasi solo a me. In più ho preso decisioni strategicamente sbagliate, per alcuni scellerate. Esempio prototipico: rendere lo Steam Deck da 512 GB dopo essere stato uno dei pochi fortunati a riceverlo nella primissima wave. Grazie ad esso ottenevo più di 50 iscritti a video. Quindi perché diavolo, perché diamine l'ho reso? Riflettendoci un poco, ho chiaramente identificato due motivi alla conclusione della salita. Primo motivo: il mio perfezionismo si è aggravato sempre di più con il passare degli anni, soprattutto a partire da quelli universitari, tanto che non sono riuscito ad ignorare i difetti della mia unità, benché piccoli e trascurabili per la maggior parte delle persone. Secondo, i miei risparmi destinati all'attività lavorativa si erano significativamente ridotti con l'acquisto di un'unità imperfetta. Ciao, che fai qui? Tutto da solo. Somma che non sono dunque riuscito a giustificare.
se avessi avuto un budget ben più ciccione, me lo sarei anche tenuto pur di continuare a farci video. Ho appena usato il deck come esempio pratico per esplicitare i miei due problemi attuali più importanti. Uno personale e l'altro economico. Ora, che cosa sto facendo per rimediarvi? In primo luogo, da gennaio di quest'anno sto seguendo una terapia psicologica e farmacologica per combattere le cause di un perfezionismo pervasivo e dilagante in quasi tutte le attività della vita quotidiana. Non approfondisco di più perché sennò, come mio solito, parto per la tangente e si fa notte. In secondo luogo, da qualche settimana sto cercando un lavoro pagante compatibile con YouTube. Ovvero che sia il più possibile affine ai miei interessi e che mi lasci un minimo di tempo per continuare a realizzare video. In questo senso sto perseguendo due opzioni, anzi più di due opzioni. La più papabile già, ma la più papabile rimane fare il qua tester da remoto. Come mi ha suggerito il mio caro amico Francesco, che ringrazio anche lui moltissimo. Ricevere un'entrata fissa mi aiuterebbe, oltre che a produrre contenuti certamente di maggiore interesse e qualità, anche di organizzare fin da subito giveaways per la comunità di spettatori, cioè per voi. A questi ho già deciso di destinare tra il 5 e il 10% dei miei introiti mensili, a seconda di che cosa trovo. Non mi sembra male come inizio, o sbaglio? Oltretutto, riuscendo a mettere via un po' di soldi, potrei trasferirmi in un paese dove si parla l'inglese, così da migliorare la mia fluenza e soprattutto avere opportunità che qui in Italia di fatto non esistono. In particolare sto pensando, in rigoroso ordine alfabetico, a paesi come Australia, Canada e Stati Uniti.
Tutta questa lunga premessa per dire che per 3 mesi non pubblicherò alcun video, timing perfetto, ma continuerò solo a rispondere agli eventuali nuovi commenti. In questo modo avrò tempo da dedicare ad una più seria ricerca di un lavoro pagante che possibilmente rispetti i requisiti sopracitati. Poi se proprio non dovessi trovare nulla, posso sempre vendere la mia collezione di Lego vintage. Di cui avete potuto vedere prima un assaggio. Dopotutto il minimalismo non fa mai male. In ogni caso, in un modo o nell'altro, tornerò a fine settembre. Quindi, riassunto, per 3 mesi non pubblico nulla, ma torno a fine settembre. Ora non mi resta altro che ringraziare tutti coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltare il mio monologo in corsa, quello che chiamerò podcast in movimento. E niente, addio per ora. Continuo a correre per altri 15 minuti se volete, ma starò zitto, sono abbastanza scoppiato.
Cari ciao.
Grazie. Ok. Otto chilometri e 11, non la mia migliore prestazione, ma date le condizioni ci sta anche.
Lì. Niente.
Ok, siamo tornati al punto di partenza, ora davvero addio per ora.